strada facile per raggiungere il posto, niente. Bella guerra. Io davvero sto qua stanotte. Yamaha? No, Yamaha no. Tanto cominciamoci fuori da qua che già mi pare un risultato importante. Ce ne ho perso. La strada già doveva stare qua. La cosa che più adoro di questa strada è che ti dà la possibilità di maledire sassi e sabbia nello stesso istante. Madonna. E beh. Mazza che roba. Il momento delle decisioni, adesso le prendiamo. Ho dovuto sbaraccare tutto perché sono stato preso da una tempesta di sabbia. Stasera la doccia la faccio vestito, tutta la sabbia che ho preso. Signori militari, attacco della Mauritania in senso figurato, questi ultimi 60 km, 2 palle. Ok, basta, ho lamentato abbastanza, scusate. Andiamo a rifare un altro cinema per trovare questo posto. C'è verso di trovare una strada finale per arrivare a un alloggio che non sia la morte. 15, it's 150, not 300. Quindi? Fra le grandi. Che ti fa? Mi sta a fregare questo, Trago la porta. Hai capito, sto paraculo voleva pagare 30 invece di 15. Gli ultimi 30 km circa non li ho registrati perché ho dovuto sbaraccare tutto perché sono stato preso da una tempesta di sabbia. Non si vede ancora un po' il polverone. Questa era la N9 e adesso sto prendendo questa deviazione che anch'essa all'inizio mi aspettavo fosse sterrata, ma lo diventerà dopo con tantissima probabilità. Quindi adesso attraverserò da qualche parte, presumibilmente lì, queste montagne qui davanti, per poi scollinare dall'altra parte sulla direttrice, un'altra strada nazionale, adesso non ricordo il numero, che collega Ouarzazate a una città impronunciabile, Yazd qualcosa, non me lo ricordo. Vediamo un attimo quanto tempo ci metto. Mi sono dato come opzioni entrambi i posti per dormire, però la città impronunciabile mi resterebbe un po' più comoda perché poi da lì domani devo partire per un lunghissimo loop a concludere l'Atlas, quindi le montagne. Lunghissimo vuol dire circa 5 giorni probabilmente tra una cosa e l'altra. Ho già studiato un po' i vari percorsi durante la notte, promette tantissima roba. Visto che siamo in piena di pianificazioni, e tanto poi cambio idea tra 15 minuti, al termine di questi 5-6 giorni, vediamo un attimo, insomma, magari prenderò pure un giorno di pausa e di riposo in mezzo, ritornerò a Ouarzazate perché da lì c'è uno sterrato molto impegnativo da quello che ho capito, ma veramente molto bello. Me ne ha parlato il mio amico nonché osteopata Enrico. Ciao Enrico, mi ha fatto vedere delle foto, veramente una roba fuori di testa, quindi mi impiccherò un po' per rinfilare quello sterrato in mezzo a tutto il resto del giro, però vale assolutamente la pena. Quindi poi da Ouarzazate arriverò a Tikrit, qualcosa del genere, attraverso questo sterrato, da lì si ritorna verso la zona desertica al confine con l'Algeria, poi si ritorna un po' su, vagamente in direzione di Agadir per vedere alcune zone, non so, semidesertiche, montagnose, dove ci sono delle cose interessanti da vedere, e poi si comincia finalmente a scendere lungo la costa. Mi fermerò in 3-4 località di cui ho sentito parlare molto bene, un po' di pescetto, un po' di sole, un po' di mare che dopo quasi 2 mesi ci vuole, e poi si va all'attacco della Mauritania. Signori militari, attacco della Mauritania in senso figurato,
solo di forma, quella è proprio la pressione dei movimenti tettonici che ha piegato gli strati di rocce. Pazzesco, bellissimo. Adesso non me la voglio tirare, però questa strada che doveva essere uno sterrato infestato, tutto sommato è asfaltata. Probabilmente lo sterrato, perché io a tratti lo vedo accanto alla strada principale, e effettivamente ricordo che c'erano dei tratti dove mi spariva mentre lo studiavo dal satellite, guarda caso in corrispondenza di alcune gole strette come questa e di passaggi vicino ai fiumi, tipo lì. Scusate, guido, ho girato la testa. E quindi evidentemente quello è il vecchio sentiero, diciamo. Questa strada probabilmente è abbastanza nuova, effettivamente l'asfalto è buono, e magari le foto da satellite sono precedenti alla realizzazione di questa strada. Da un lato peccato, da un lato più guardo questa strada di lato e più penso che sarebbe stato magari bello e divertente, ma tosto, veramente impegnativo, perché sono molte interruzioni dovute al passaggio dell'acqua. Tra l'altro sta pure cominciando a fare un po' freschino, che piano piano qua si sale in quota, se non sbaglio dovrei raggiungere i 2000 e qualcosa. Ho appena lasciato la strada asfaltata, adesso inizia questa pista che effettivamente è quella che mi aspettavo ci fosse. Da qui non riesco a capire quanti chilometri sono, alcune decine comunque, perché il navigatore continua a cercare di farmi ritornare indietro. Al momento la strada, a parte che è molto sconnessa, un po' sconnessa, larga, comoda, quindi non promette grosse minacce. Ci sarà da salire un po', da passare sicuramente al di là di queste montagne qui. Vediamo, sono curioso. Stasera la doccia la faccio vestito, tutta la sabbia che ho preso prima, mamma mia. Era talmente tanta, ovviamente non stavo registrando, ho tolto tutte le videocamere, tutto quanto, oddio, era talmente tanta, chiuso anche il casco, che in certi punti tiravo la frizione e toglievo gas al motore per evitare di aspirarne troppa. Paesaggi sempre diversi, poi guardate che stratificazioni, sembrano disegnate. E alla fine questa strada è diventata uno sterrato fastidissimo, veramente fastidioso, con alternanze di sabbia, sassi, fondo smosso. No, non mi sta piacendo. Panorama va, non mi sta piacendo. Sono sicuro che a guardarla in video sembra una onestissima strada sterrata di campagna, di quelle ce ne sono 1000, ma ci sono parecchi tratti in cui è veramente difficile andare dritti. Continuo a controllare se la gomma anteriore è gonfia, perché in certi tratti sembra veramente di guidare su una gomma bucata. Scrap, neanche a nominarla questa evenienza. Prima ho incontrato un cartello perché c'era un incrocio che diceva Axt, o come caspita si pronuncia il nome del paesino, 20 km, e quindi ci spariamo questi ultimi 20 km che mi risparmierei molto volentieri, perché poco di bello da vedere e tanto da scivolare. Pure delle raffiche di vento abbastanza forti, infatti spero che riusciate a sentirmi con l'aria del microfono. E che miseria, stai sempre lì a fare microcorrezioni e a cercare di andare dritto. Ok, basta, ho lamentato abbastanza, scusate. Oh,
Finalmente. Finalmente un bello scorcio. Che cavolo. Questi ultimi 60 km, 2 palle. Giù è bello, tutto, sabbia, sassi, preso tutto. Ok, qua mi piace. Sempre passiosa, un po' meglio. Sono piuttosto in anticipo, quindi piuttosto che fermarmi a dormire qui a Ax, come caspita si chiama, allungo di un'oretta e arrivo direttamente a Ouarzazate, e poi mi torna anche comodo per domani, perché così tanto mi sono fatto questa oretta in più, che comunque avrei dovuto farla, e anche perché le tappe successive le ho tirate un po' troppo per i capelli, sono un po' lunghine, quindi se riesco a anticipare è tutto riguadagnato. C'è verso di trovare una strada finale per arrivare a un alloggio che non sia la morte, ovviamente no. Allora, alla fine ho lasciato Ouarzazate perché come al solito nelle città io sclero, vai a capire questi dove stanno. Ho trovato un posto che sembra carino, un prezzo decente, ma non lo trovo fisicamente. Vediamo di rifare un altro cinema per trovare questo posto, da questo no, ma 600 metri svolta a sinistra. Ma fuori è carino. Ça va? Ça va bien? Parlez-vous anglais? Oui, Do you have a room? oui, Do you have a room for tonight? oui, oui. Salam. بخير. Ça Parlez-vous anglais? va? Rome. A room, Room? yeah. How much? Ok. Avec douche toilette. La toilette. Ok, perfetto. E how much? La chambre c'est 300 300. avec breakfast. Booking 15 pay 15. 15 euros. Huh? 15 euros. What does it mean? 15 euros. Yeah, 15. It's 150, not 300. Quindi? Ça le grandi. Che ti fa? Vous voulez ça? Ça c'est bon? I want to pay 15. واخا ما كان. Is it possible to park the motorbike inside? Oui. Socievole come un carcione ai coglioni questo. Entrez la moto. Ok. This price is for that one? واخا واخا. Ok, perfetto. A me sta a fregare questo, a me sta antipatico a pelle proprio. Ci passiamo? Sì. Strago la porta.
seconda, ecco perché. Hai capito, sto paraculo voleva pagare 30 invece di 15. E io vado a mangiare fuori. Così te impari, campiamo in giro. Molto più bello fuori che dentro comunque. Tanto c'è un'umidità qua dentro. Questa è l'unica cosa umida che c'è del raggio 500 km. Va bene fanciulli, io adesso mi smonto. Mi ha detto che devo aspettare un'ora per fare la doccia perché il riscaldamento naturale dovrà fare fuoco, non lo so, non ho idea. E niente, buona doccia e buona cena.